Buonasera a tutti, io mi chiamo Emanuele Franz e voglio spiegare le ragioni di un gesto che all'apparenza può sembrare estremo, quello di farsi murare vivi. Io in questo momento mi trovo murato vivo, in un loculo di 1,5 metri per 2, in un vano che ho fatto murare senza vie di accesso né di uscita. Ho commissionato un lavoro a un amico muratore e il mio vuole essere un esperimento filosofico e religioso per invitare alla riflessione. Certamente in molti mi diranno: ma cosa ti sei messo in testa di fare, farsi murare vivi in questi anni? Eppure tutti noi, ogni giorno, nella nostra quotidianità, viviamo murati vivi. Abbiamo dei muri invisibili nella nostra mente, pregiudizi, divisioni, schemi, e non ce ne rendiamo conto. Siamo tutti murati vivi. Per capirlo, tante volte tocca trovare un momento di interiorità, cioè uno spazio così piccolo, nello spazio fisico, che ci costringe quindi alla scoperta di uno spazio interiore. Quindi i limiti autoimposti diventano un superamento del limite, paradossalmente. Io mi trovo in uno spazio molto circoscritto, questo è il muro che mi separa dal mondo esterno, c'è una botolina che io apro e fisso a un gancio e mi permette di parlare con le persone del mondo esterno. A parte questa botolina, io sono in questo anfratto in cui io ho una brandina dove dormo qui per terra, ho ovviamente il necessario per i miei fabbisogni, ecco, ho alcune ante dell'acqua, delle scorte di acqua, qui posso pregare ogni giorno. Naturalmente il mio gesto non vuole assolutamente essere incosciente. Ho delle persone che costantemente si informano sulle mie condizioni fisiche e mentali e ho degli amici che vengono ogni giorno a rifornirmi di cibo, mi danno assistenza, mi cambiano ovviamente i rifiuti che io produco in queste ore di isolamento. Tutto sommato io vado soddisfatto della mia scelta, anche se può apparire estrema, perché in questo loculo non ho la possibilità di scappare, non ho la possibilità di uscire e quindi sono costretto a pormi delle domande. E, ripeto, sembra un gesto inusuale e bizzarro, eppure dobbiamo considerare che nella storia della mistica cristiana, dall'undicesimo al XIII secolo, abbiamo avuto la scelta degli anacoreti di farsi murare vivi non per punizione, ma per scelta. Ricordiamo esempi illustri, come per esempio Jutta von Sponheim. Divenne peraltro anche abbadessa mentre era murata viva e fu istruttrice ed educatrice della meglio conosciuta Hildegarda di Bingen. Fu una pratica estrema, ma dettata da motivazioni religiose, scoprire il claustrum, no? Dal segregarsi, separarsi dal mondo. Oggi noi tutti siamo stati divisi gli uni dagli altri. Sulla porta che mi separa dal mondo ho fatto scrivere una frase di San Paolo che è: voi siete uno. Certo, noi siamo tutti una cosa sola, eppure lo abbiamo dimenticato. In qualche modo siamo stati murati vivi gli uni agli altri. E per mandare questo forte messaggio ho deciso di fare una scelta estrema, farmi appunto murare vivo. Io qua non ho alcuna possibilità di uscire, né di scappare dall'antro dove mi trovo. Naturalmente in casi di reale emergenza o delle persone pronte a intervenire. È chiaro che ci sono degli inevitabili rischi in una scelta del genere e che sono disposto a correre. Ripeto, non ho ovviamente alcuna intenzione di cadere nell'incoscienza o di compromettere la mia salute
mentale o fisica. E voglio soltanto lanciare un messaggio con un gesto che sia un esempio, un invito alla riflessione. Noi tutti siamo convinti di essere liberi, di andare, di fare, di pensare cosa vogliamo. In realtà siamo circondati da muri che non vediamo. Ecco, io mi sono fatto murare vivo, volontariamente, per scelta. Un gesto forte, ma ho dovuto farlo per ottenere un raccoglimento con me stesso e per mandare un messaggio di riflessione. Chiaramente non è ovviamente che voglio sottopormi a torture o a sofferenze. Io qui cerco di avere l'essenziale per la meditazione, la riflessione, la lettura. Ricordiamo che nell'Europa dell'anno 1100-1200 fino al 1300 i murati vivi erano assistiti spesso e volentieri da una servitù, da un convento che li proteggeva, erano protetti anche da città che li consideravano santi, quindi non era assolutamente una condanna a morte per appunto i murati vivi volontari. Caso ben diverso è per quelli che venivano condannati a morte sotto muratura. Quello è tutto un altro discorso. Si tratta di limitazione alla libertà volontaria per riscoprire una libertà più grande. Io spero molto che qualcuno possa ascoltare il mio messaggio. Grazie a chi mi ha voluto bene e chi continuerà ad averne non solo a me, ma a tutto il resto dell'umanità. Grazie.